Un cordiale benvenuto a tutti e a tutte. In questa nostra analisi andremo a fare un po' di chiarezza su una tecnologia tanto potente quanto affascinante, il machine learning. Vi siete mai chiesti come faccia il navigatore a prevedere il traffico quasi in tempo reale? O come faccia un servizio di streaming a suggerirci proprio la canzone che volevamo sentire? O ancora come faccia la nostra casella di posta a filtrare via tutta quella spazzatura? Beh, la risposta a tutto questo, che a volte sembra quasi una magia, è una sola: il machine learning. È lui il motore silenzioso dietro a tantissime delle comodità digitali che usiamo ogni singolo giorno. E per capire davvero come funziona, esploreremo insieme 5 aree chiave. Possiamo vederla come una specie di mappa per orientarci in questo mondo che, vedrete, è meno complicato di quanto sembri. Allora, partiamo subito dall'idea centrale, che è un cambiamento, direi, epocale rispetto a come abbiamo sempre detto ai computer cosa fare. Ecco, qui sta il punto cruciale. A sinistra abbiamo la programmazione classica. Noi diamo al computer dei dati e delle regole e lui ci dà delle risposte. Semplice. A destra invece c'è il machine learning che ribalta completamente la logica. Noi gli diamo i dati e le risposte che vogliamo ottenere e lasciamo che sia la macchina a scoprire da sola le regole che legano i due. È un vero e proprio capovolgimento di prospettiva, pazzesco se ci pensiamo. Quindi, per dirla in modo un po' più formale, il machine learning è quella branca dell'intelligenza artificiale che dà ai sistemi la capacità di imparare direttamente dai dati, di migliorare con l'esperienza, senza che noi dobbiamo scrivere righe e righe di codice per ogni singola eventualità. Ok, ora che abbiamo capito che cos'è, vediamo quali sono i modi principali con cui una macchina può imparare. Ce ne sono 3, fondamentalmente. L'approccio più diffuso è quello che chiamiamo apprendimento supervisionato. Immaginiamoci di voler insegnare a un computer a riconoscere le email di spam. Cosa facciamo? Gli diamo in pasto migliaia, milioni di email che abbiamo già etichettato a mano dicendo questa è spam e questa non lo è. L'algoritmo analizza tutti questi esempi e impara a riconoscere le caratteristiche dello spam per poi prendere decisioni da solo in futuro. L'analogia secondo me è perfetta, è come uno studente che si prepara per un esame. Se studia su vecchi test dove ci sono già le risposte corrette, impara quali sono gli schemi giusti per passare l'esame. Funziona esattamente così. All'opposto invece troviamo l'apprendimento non supervisionato. Qui la situazione è completamente diversa. Diamo alla macchina una marea di dati, ma senza nessuna etichetta, nessuna risposta. Il suo compito è quello di arrangiarsi e trovare da sola delle strutture, degli schemi nascosti in mezzo a quel caos di informazioni. L'obiettivo qui è spesso quello che si chiama clustering, cioè creare dei gruppi. Pensate a un'azienda con milioni di clienti. Potrebbe usare questo approccio per raggrupparli in segmenti in base a come acquistano, scoprendo magari dei gruppi di consumatori a cui non aveva mai pensato. Questo permette poi di fare marketing molto più mirato. E infine il terzo tipo, l'apprendimento per rinforzo. Questo è super affascinante perché si basa sul principio di prova ed errore. È un po' come quando si addestra un cucciolo. L'algoritmo fa un'azione nel suo ambiente. Se l'azione è giusta riceve un premio, una ricompensa virtuale. Se è sbagliata, una penalità. Col tempo, tentativo dopo tentativo, impara da solo qual è la strategia migliore per ottenere più premi possibili. Ecco, questa tabella riassume tutto molto chiaramente. Supervisionato, prevedere risultati partendo da esempi etichettati. Non supervisionato, scoprire schemi nascosti in dati grezzi. E per rinforzo, imparare la strategia migliore attraverso premi e punizioni. Bene, ma nella pratica come funziona questo processo di insegnamento? Non è una cosa che si fa e basta, è un percorso strutturato che segue diverse fasi. Il processo è un ciclo, come vediamo qui. Si parte ovviamente dalla raccolta dei dati, poi si sceglie l'algoritmo più adatto, dopodiché c'è la preparazione dei dati, una fase importantissima, spesso la più lunga, in cui si puliscono e si sistemano. Poi c'è l'addestramento vero e proprio del modello, la sua valutazione per vedere se funziona bene e, se non siamo soddisfatti, si torna indietro e si ottimizzano i parametri. È un ciclo di miglioramento continuo. E adesso passiamo agli attrezzi del mestiere, cioè gli algoritmi che sono il vero cuore pulsante di tutto questo. Ok, senza voler fare una lezione di informatica è utile conoscere qualche nome. Gli alberi decisionali, per esempio, funzionano un po' come un diagramma di flusso. Prendono decisioni facendo una serie di domande sì o no. E poi ci sono le famose reti neurali, che sono ispirate alla struttura del nostro cervello, con neuroni artificiali interconnessi. Loro sono potentissime per riconoscere schemi molto complessi, come quelli in un'immagine o nella voce, e sono la base del deep learning.
Ogni algoritmo, insomma, è uno strumento specializzato per un certo tipo di lavoro. Ed eccoci alla parte forse più divertente, dove vediamo all'opera questa tecnologia nella vita di tutti i giorni. Beh, la risposta è praticamente ovunque. Pensiamo al settore finanziario e a quello delle vendite. Il machine learning è ciò che permette alla banca di bloccare una transazione sospetta sulla nostra carta di credito. È il motore dietro i suggerimenti di Amazon o Netflix e aiuta i negozi a prevedere quanta merce servirà per non rimanere senza scorte. Nella sanità stai diventando un aiuto fondamentale per i medici, per esempio analizzando una risonanza magnetica per scovare anomalie difficili da vedere. E nei trasporti, è la tecnologia che guida i veicoli autonomi e che fa funzionare le app di navigazione che usiamo ogni giorno. E ovviamente è il cuore della tecnologia che abbiamo in tasca, gli assistenti vocali, i filtri anti-spam, persino la ricerca scientifica. Gli astronomi oggi usano il machine learning per analizzare le immagini dei telescopi e scoprire nuove galassie in mezzo a miliardi di stelle. Bene, facciamo un piccolo riepilogo. I punti chiave da portarci a casa sono questi. Il machine learning non segue regole, le scopre. I modi principali in cui impara sono 3: supervisionato, non supervisionato e per rinforzo. È uno strumento potentissimo per fare previsioni e trovare schemi. E soprattutto è già qui e sta trasformando silenziosamente il nostro mondo. In definitiva, come abbiamo visto, il machine learning non ha nulla a che fare con la magia, è piuttosto un potentissimo strumento, basato su statistica e matematica, e ci permette di sbloccare intuizioni nascoste in enormi quantità di dati e di fatto di insegnare ai computer a imparare in un modo che fino a pochissimo tempo fa pensavamo fosse un'esclusiva dell'intelligenza umana. Grazie per averci seguito.